Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video slash vlog, chiamatelo un pochettino come volete. Cosa andiamo a fare oggi? Sempre sulla Suzukina. Andiamo a fare una cosa che vi ho accennato nel vlog precedente, ovvero cerchiamo di risolvere quella fastidiosa perdita d'olio. Dove eravamo arrivati? A quella macchia lì. Allora, accendiamo un po' di luci, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. In pratica io la perdita d'olio ce l'ho direttamente qui, da qui scende e cade a terra là sotto e crea quella macchietta lì. Ora, guardando in giro, come vi facevo vedere, c'ho il collettore qui sotto di scarico tutto ok, finché non arriva qui, questa zona qui, e in quella zona lì non so se si vede dalla camera, ma il blocco qui dietro è umido e anche il collettore d'aspirazione, dai, questo collettore d'aspirazione, il collettore di scarico qui, la piastra è umida. Quindi da dove può venire l'olio in quella zona? O dallo scarico, speriamo di no, oppure molto più probabile scende da sopra, ovvero dal coperchio, dalla guarnizione del coperchio punterie, come vi ho fatto vedere l'altra volta. Adesso ve lo rimostro. La mitica tecnica del dito non può sbagliare. Già qui sento un pochettino di umidità, vedete, sono già sporco. Quando andiamo in questa situazione qui, tocchiamo proprio questo dado, la situazione è ben più grave. È tutto bello umido, tutto bello sporco, tutto bello unto. E ci aiutiamo di nuovo con la luce. Anche questa zona qui, che secondo me è quella messa peggio, ovvero dove c'è questa mezzaluna e c'è questa marea di RTV, chiamatela come volete, di sigillante che esce tutto fuori. Questo qui secondo me è stato fatto un lavoro un po' da culo, e infatti completamente bagnato. Secondo me si bagna questa zona, esce l'olio, scende giù, bagna la piastra qua sotto e i collettori e va a gocciare poi a terra laggiù in fondo. Quindi qual è il piano di attacco? Semplice, vado a rimuovere i cavi candela, li mettiamo da parte, togliamo questi due tubi, svitiamoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 viti che tengono il coperchio punterie saldo al motore. Controlliamo un attimino, guardiamo in che stato è la guarnizione e poi direi, dato che ci siamo, tiriamo giù anche il collettore di scarico, così diamo anche una bella pulita col vano a quella parte del motore qui dietro che è impossibile da pulire, e rimettiamo su tutto nuovo. Ora mettiamoci subito al lavoro e iniziamo a smontare. Allora, sono riuscito a tirare giù il collettore di scarico che è qui e vediamo un attimino, la guarnizione è lì e direi che capiamo ora molto meglio da dove viene la perdita d'olio. Come potete vedere, la guarnizione lì è tutta bagnata da questo lato qui, tic tic, mentre qua è ok, qui ok, qui ok, qui in fondo vedete che è bagnata e anche qua giù fa la goccia. Ora ve la tiro fuori così lo guardiamo meglio insieme. Allora, asciutta, 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 lì vedete che è bagnata e qua fa proprio la goccia. Adesso non so se riuscite a vedere, ma quando l'ho tirata via lì era bagnata e cadeva una goccia. Grazie a Dio l'ho presa nuova, quindi questa qui adesso la sostituiamo. Ok, ora vediamo se lato motore si vede nulla, a parte il fatto che lì è molto bagnato. I condotti di scarico sembrano ok, non li vedo bagnati.
tutto l'umido lo vedo salire da qua, viene qua sopra, sale su di là e sembra condurre tutta qua sopra. Secondo me è lì, guardate lì, questo punto qui dove è scuro, adesso ve lo tocco qui, lì secondo me fa scendere olio che corre lungo tutto il collettore, fa questo giro qui intorno allo scarico, viene qua a sinistra e va qua a destra intorno allo scarico e scende di qua. Infatti laggiù sotto c'è una goccia sotto il punto qui dove entra il bollone, quindi secondo me è la guarnizione del coperchio punterie, dovrebbe essere, o almeno io vedo lì bagnato, e ci fa un po' anche la spia questo bollone qui che è bello bagnaticcio anche lui, quindi direi che è un'ottima cosa. Adesso qui siamo fortunati, mi metto qui con uno sgrassatore, do una bella pulita tutto, così quando rimonto tutto riusciamo subito a vedere dove bagna nel caso avessimo un problema ulteriore. Allora, ho dato una bella pulita di sotto, una bella sgrassata, ora dovremmo essere tutto a posto. Ho staccato questo tubo qui che va al recupero vaporioli, diciamo. Questo viene via quando toglierò questo. Ho smollato le pippette qui. Ora non mi resta che tirare giù coperchio punteria. Allora, coperchi punteria in genere hanno una sequenza di serraggio dei bolloni e ovviamente questa è la sequenza di serraggio direttamente dal manuale Suzuki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Quelle interne saranno 8-12 Nm, quelle esterne appena 5-7. Quindi io adesso, per andare a smollarle, vado a fare questo qui al contrario, quindi non inizio dall'1 ma inizio dal 12, 11, 10, 9, 8, 7 eccetera. Poi quando andrò a rimontare riseguirò questa procedura. Olè, rimosso. Non ho tolto questo per comodità per ora, per togliere solo il coperchio. Quando andrò a rimettere il coperchio lo toglierò, mancano altri 2 bolloni, in modo che possa metterlo come si deve. Per toglierlo bastate che facessi questo movimento qui. Allora, il motore è decentemente pulito, è un po' scuro, ma direi che a parte quello gli alberi a camera mi sembrano ok. Sto sentendo con le dita se sento dei segni, ma a occhio non li vedo e col dito non sento nulla, quindi direi che siamo messi bene sotto questo aspetto. C'è un po' di sporcizia lì dentro che adesso aspirerò e porterò via, e qui negli angoli secondo me un pochettino perdeva. La pasta non è stata messa un granché bene, devo essere sincero, quindi dopo quando la rimetterò io cercherò di fare un lavoro migliore. E questo cappellino qui non mi piace per niente, fortunatamente ne ho un altro, questa mezzaluna qui. E mentre toglievo, tutti i bulloni erano serrati tranne questo non era serrato per niente, quindi probabilmente qui era leggermente più alto e questo non aiutava di certo a sigillare il tutto, quindi ok. Andiamo a vedere invece il coperchio in sé e la guarnizione. Un po' di incrostamento dentro, ma nulla di super schifoso. La guarnizione l'ho tirata via sperando di trovare qualche segno o comunque di trovarla bella rigida che si spaccava tutta. In realtà sì, un pochettino rigida ma non così tanto, dai. Ne ho tirate via di molto peggio, alcune proprio si spaccavano. Va bene, a occhio non mi sembra originale. Adesso quando mi arriverà la mia originale faremo un confronto e guardiamo un attimino. Qui è un po' mangiata,
qui è un po' rotta, anche qua un pochettino rovinata era, non eccessivamente ma un pochettino sì, quindi è buona cosa che la andiamo a sostituire. Soprattutto lei perdeva da qui, questa zona qui dove vedete si stringe su quella mezzaluna e su questo angolo, e devo dire che è veramente bagnatissima da questo lato. Però dai, onestamente pensavo di trovarla peggiore, devo essere sincero, in modo da togliermi ogni dubbio sul perché perdesse, sul perché goccolasse un pochettino d'olio, ma va bene. Ok, ora do una bella pulita là e ci rivediamo con voi fra qualche secondo, come fra qualche giorno, perché ancora questa benedetta guarnizione non mi è arrivata. A tra poco. Non so voi ragazzi, ma io quando inizio un lavoro, poi come per magia si trasforma in un lavoro alla terza. Ho tirato fuori, come vi dicevo, il coperchio e punteria, e dato che c'ero gli ho dato una botta dentro perché era ignobile. Qui è ancora molto sporco, adesso lo vado a pulire. Poi guardavo sotto questa paratia e era pieno di merda. Letteralmente ho tolto le 6 viti che lo tengono lì e ho tirato via lei. Pronti? Olè. Guardate lo schifo. Lo schifo. Che cos'è questo qui? Questo qui è in pratica la camera dove i vapori dell'olio in eccesso entrano e vengono espulsi da questo tubicino qui e aspirati qua in aspirazione da questo qua e vengono buttati dentro di nuovo nella farfalla eccetera e vengono bruciati. Allora, questo fa letteralmente schifo. Qui sono veri e propri pezzi di olio rimasto lì, morchia orripilante, che adesso andrò a pulire, e mi dà a pensare perché questo condottino qui era un pochettino ostruito. Quindi molto probabilmente cosa succedeva? La perdita d'olio era derivata anche da questo, nel senso l'olio in eccesso, la pressione e i vapori cercavano di uscire, in realtà lì era mezzo toppate, facevano fatica a uscire, creavano pressione e l'olio forzava dove poteva, quindi cercava di uscire nei punti più deboli. Ora che ho il coperchio delle punterie tolto, qui sotto ho messo un'altra cosa. Io avevo acquistato tempo fa un altro coperchio punterie perché avevo voglia di dipingerlo di un altro colore, perché lì la vernice sta saltando via. Ho fatto un esperimento con un colore, adesso ve lo mostro e mi direte voi se può andare o fa schifo. E l'effetto è questo, guardate un po'. Olè. È un bianco lucido su macchina rossa. Riprende un po' anche il bianco dei cerchi. Non lo so, ho provato, non sono convintissimo. Onestamente qui è già saltata via la vernice perché per colpa mia l'ho grattata. Qua idem, quindi sarebbe comunque da rifare. Però non lo so. Boh, che dite? Fatemelo sapere nei commenti. L'alternativa a questo colore qui è, tanto lo devo rifare perché quello là fa schifo, devo ridipingerlo, questo qui bianco così non mi piace, quindi lo devo cambiare, e usare quei colori raggrinzanti che si danno soprattutto sui coperchi punterie tipo delle Honda, lo vedete molto spesso, e sono rosso, nero, grigio e blu. Cioè io non ho trovato altri colori, se voi li trovate fatemelo sapere nei commenti. E niente, rosso non lo so, la macchina è già rossa, non metterei altro rosso. Nero è molto nero, non mi convince. Grigio
potrebbe andare, non mi dispiacerebbe, grigio, è un grigio penso tendente all'argento, adesso magari dopo lo ricontrollerò, oppure blu. Blu non si capisce bene che tipo di blu sia, perché a occhio è un blu più o meno come questi cavi qui, e più o meno come la batteria, e non come la barra. Non mi dispiacerebbe blu, mi piacerebbe provarlo, anche perché in teoria il suo colore originale è anche questo è un blu, un po' più scuro, ma è comunque un blu. Quindi potrei provare quello. L'unica roba, io dico potrei provare, non c'è tanto da provare, perché una bomboletta di quella vernice costa 40 euro. 40 fottuti euro. Anzi, se voi sapete in qualche posto in cui si trova un pochettino meno, sempre nei commenti, mi raccomando. Allora, niente, una cosa, dato che ero qui, che ho appoggiato solo il coperchio punterie con lo nuovo pulito, questo qui era quel tubo che vi dicevo prima, quello che vi ho fatto vedere un altro coperchio. Qui immagazzina i vapori dell'olio e li getta fuori da qui. Anzi, li aspira addirittura da qui, quindi toglie pressione alla testa. E a parte qui che erano stato verniciato di bianco e già mi fa tiltare abbastanza. Questo nippolo, diciamo, quando io ho comprato questo coperchio punterie, che tra l'altro l'ho preso per 20-30 euro, una cavolata, era orientato di qua. Io dopo sono riuscito a spostarlo, a farlo ruotare fino a questa posizione qui, ma come vedete non va. Cioè, nel senso, è troppo piccolo il diametro. Questo qui, il diametro di questo è differente dal diametro che io ho qua. Adesso non so se si vede, ma non ho il calibro sotto mano, ma vi posso assicurare che è differente. Lì, questa tubazione va abbastanza precisa, qui è larghissima, qui è proprio loose. Quindi, non lo so, il coperchio tanto è suo, perché è letteralmente lui, è identico, però non vorrei che tra un'annata e l'altra qualcosa cambiasse in queste tubazioni, o magari questa di una Mark 1, che tanto il motore era lo stesso. Non lo so, magari fatemelo sapere nei commenti se sapete qualcosa, perché onestamente tutto il resto sembra uguale tranne quello. Va bene, torniamo di qua, dato che aspettiamo la guarnizione del coperchio, ne approfitto da una botta qui, perché questa roba qui è ignobile, è bruttissima. Sta macchina, come vi dicevo, è stata ferma per parecchi anni, quindi è rimasto dentro il suo olio lì per chissà quanti anni, e di certo non ha aiutato questa situazione qui. E molto probabilmente era una macchina che non veniva usata, perché ricordiamoci, a 100.000 km a 35 anni, 34 anni, viene letteralmente fatto cosa? 3.000 km l'anno? Cose del genere. Quindi quando la gente usa la macchina così poco, tende a non cambiare l'olio, perché dice, vabbè, ho fatto 2000 km, non lo cambio. È il problema che l'olio invecchia, rimane lì, viene usato e fa schifo. E dopo succedono queste cose qui, che magari anziché fare un tagliando all'anno, ne fai uno ogni 4-5 anni, perché dici, tanto ho fatto 2-3 mila km quest'anno, neanche, cazzo lo cambio a fare. E dopo succede questo. Allora, questo è il risultato del coperchio punterie. Pulito, lavato, sgrassato, asciugato, eccetera, eccetera. Ho rimesso la sua griglietta. Gli ho fatto un goccio di sigillante qua sotto. Ho ristretto le viti a dovere e lui qui è in posizione. È 24 ore che è fermo, quindi lo posso muovere tranquillamente. Tutto bello sgrassato anche sopra, quindi appena lo mettiamo su, e nel caso dovesse riprendere di nuovo, si rivede subito da dove perde, c'è un forbice sotto. Tra l'altro adesso guardando dalla camera sembra molto viola questo colore, onestamente. Più che blu sembra quasi viola, ma in realtà è blu. E vi dico cosa andremo a montare oltre questo. Inquadro il codice 11139-86-500, è la mezzaluna originale Suzuki, viene usata anche in altri modelli, quindi la trovate 4-5 euro neanche.
Guarnizione coperco punterie, anche questa l'ho presa originale Suzuki, codice 11189-86 500, made in Japan anche questa. Morbidissima, confronto all'altra è un bijou. Perfetto. E come ultima cosa, questa non l'ho presa originale perché mi arrivava prima lei e bene o male la guarnizione dello scarico non è che mi importi più di tanto averla originale. L-Ring, perché l'altra era tutta imbevuta d'olio. Questo è il codice, se vi interessa, 076-270 e a posto. E riecco montato tutto. Scusate se vi faccio ombro, ma eccolo qua, coperco punterie, il pettine per i cavi candela, questo coperchietto qui. Adesso gli ho messo solo un bollone, domattina o domani pomeriggio andrò a mettere anche tutti gli altri. Tubi in posizione, stretto tutto nel modo giusto, come da manuale Suzuki. Per chi se lo fosse perso, qui c'è la sequenza di serraggio e la coppia di serraggio. Le viti centrali 8-12 Nm, quelle esterne 5-7 Nm. Spoiler dal futuro, non perde più, grazie a Dio. Comunque, come al solito, ciao dal vostro Morro, ci vediamo al prossimo video /vlog e mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like e condividete il più che potete. Ciao a tutti.